Sentiamo solo due altre domande perché poi dobbiamo chiudere. Sì, buongiorno, io sono Francesco Zanardi, presidente della Rete d'Abuso, l'associazione italiana di sopravvissuti di abusi sessuali del clero. E nulla, io ho ascoltato, ho seguito i lavori in questi giorni, volevo capire un attimino se non vi sembra discriminatorio il fatto di analizzare i casi intanto dal 2000 al 2021, tantissimi casi come per esempio il mio, rimarrebbero tagliati fuori. Questa è una domanda. La seconda domanda, vorrei sapere come farete tramite la congregazione e tramite le diocesi a denunciare quelle centinaia di casi che sono in possesso della rete d'abuso e che non sono mai stati denunciati né alla magistratura per il fatto che erano prescritti, né alla Chiesa perché le vittime hanno ricevuto dei trattamenti dalla Chiesa che non si avvicinano, diciamo, neanche per sogno. Mi pare di capire anche che al di là dei risarcimenti come chiedeva la Gian Soldati, qualora ci fossero, quindi questi sono destinati solo alle vittime che sono state abusate dal 2000 al 2021, ma vi sembra normale, corretto, nel senso, cosa vi sembra del fatto di lasciare delle persone malate? Io ad esempio dietro gli abusi sessuali ho avuto un tumore di origine psicosomatica, molti altri dei miei assistiti, faccio presente che in rete d'abuso sono circa 1600 bambini, ex bambini italiani vittime. Tutti soffrono di patologie gravissime, tutti sono attualmente abbandonati a se stessi non solo dalla Chiesa che è stata responsabile di questo, ma dallo Stato che in qualche modo si sta rendendo complice della Chiesa. Grazie. Grazie. Francesco Zanardi, a parte incontriamoci molto volentieri. Anche perché se ci avete dei casi ditecelo, se l'avete già detto non lo so, io parlo per me chiaramente, molto volentieri. Poi c'è anche lo Stato e quindi si va alla polizia, cioè voglio dire, perché sicuramente se da una parte e dall'altra sicuramente ci può essere molto utile anche per, come dire, per renderci conto, insomma senz'altro ci incontriamo molto volentieri. Il problema di prima del del 2000, scusate, allora il problema, in senso, non è un problema come dire per scantonare, capito? D'altro, poi se ci sono la collaborazione a capire a capire il fenomeno e ad affrontarlo seriamente, piena. Quindi bisogna vederlo, poi dopodiché c'è, come mi sembrava che accennasse Zanardi, no? C'è lo Stato che ha delle regole, non so, adesso per esempio facciamo il discorso accennava il discorso della prescrizione. C'è la prescrizione, per noi sappiamo di no, poi si può vedere e si può anche capire delle cose, poi dopodiché c'è sempre un aspetto di regole che sono quelle, poi se uno deve cambiare è un altro discorso, ma non è che c'è il diritto canonico, io quando ero giovane il diritto canonico mi sembrava una roba che anti-ecclesiale, no? Diciamo nel senso di dire ma che c'è la Chiesa, che c'è a che vedere col diritto canonico. Poi sono studiato pure un anno di diritto canonico, che forse è stata la nemesi di quello, eccetera, e in realtà ho scoperto una grande tutela in realtà dei soggetti, delle responsabilità, eccetera, eccetera. Quindi comunque ci vediamo, ci sono tutti quanti i casi, molto bene, non c'è una prescrizione morale, quella non c'è per noi, quello sicuramente.